Lettere di Cristo, articolo 7. La mia vera missione. Cristo dice: Io so quanto è difficile la vostra vita. Quando discendo dalle altezze della gloria spirituale per stabilire il contatto con le vibrazioni terrene, io stesso sento i cambiamenti di coscienza dentro di me e sento la pressione delle vibrazioni pesanti, opprimenti e dei vostri pensieri sulla mia anima. Quando venni sulla terra 2000 anni fa, la mia missione era di illuminare le menti degli uomini che avevano accolto e accettato una religione in parte pagana, in parte mistica. Gli uomini che se ne erano impregnati erano arroganti e convinti di essere il popolo scelto di Dio, Geova, in cui credevano ardentemente, ma che non esisteva. I loro profeti parlavano della loro percezione mistica di una certa coscienza spirituale trascendente. Usavano un linguaggio immaginativo per descrivere questo Dio. Creavano delle immagini mentali di grandezza e di grandiosità. Inoltre, producevano l'effetto desiderato di controllare la gente per mezzo della paura di rappresaglie da parte del cielo, sotto forma di perdite personali, malattie, privazioni, pestilenze e disastri climatici. Lo scopo dietro la mia vita, come Gesù in Palestina, era di insegnare agli ebrei che la loro percezione del Creatore era totalmente sbagliata. Ma la loro devozione fanatica alle loro preziose credenze religiose era impenetrabile e, di conseguenza, invece di raggiungere i miei scopi, io venni crocifisso a causa loro. Non è possibile per me ritornare sulla terra in alcuna forma, né come bambino che non potrebbe contenere le mie potenti vibrazioni, né come un essere celestiale. Le moltitudini non sarebbero in grado di vedermi, proprio come ci sono delle cose che gli animali vedono e sentono, ma che sono invisibili all'occhio umano. Così io rimango invisibile agli uomini che sono sulla lunghezza d'onda terrena. Di conseguenza, per portare i miei messaggi sulla terra, ho dovuto preparare la mente di un'anima evoluta, che ha preso una forma umana. Coloro i quali sono sufficientemente evoluti spiritualmente da sentire, sentiranno. Coloro i quali non sono ancora pronti, non sentiranno e non saranno in grado di ricevere in questo momento attuale. Ma tutti gli uomini sono sul sentiero ascendente, che alla fine condurrà ai più elevati regni celesti. Quindi, qual è la mia vera missione questa volta, attraverso la mente di un altro? È di provare a rendere le persone perfettamente consapevoli del modo in cui il loro universo è stato portato in essere e alla manifestazione visibile. Questo è il messaggio più importante mai portato sulla Terra, poiché va ben oltre le superficialità a livello più basilare di ogni creatività e tratta delle parti che gli uomini hanno in quella creatività, nella creatività della propria personalità, salute, relazioni, ambienti, esperienze ed eventi nelle loro vite. Spiega le ragioni del loro successo nella loro vita quotidiana o la mancanza di esso. Delinea in modo sicuro per trasformare in successo i fallimenti persistenti. Questo articolo vuole attirare la vostra attenzione sulle vibrazioni di coscienza. Quando i vostri pensieri cambiano, anche le vostre vibrazioni cambiano,
perché sono responsabile dell'aspetto di tutte le cose. Quando sono stati appena battuti, gli alberi sono sani e le loro vibrazioni sono di una certa frequenza. Ma quando il legno giace da molti anni sul terreno, le vibrazioni calano gradualmente e il legno marcisce in maniera visibile. Dovreste capire che l'aspetto del legno sta cambiando solo perché la vitalità e le vibrazioni stanno gradualmente scemando. Perciò dovrebbe essere facile capire che la realtà di ogni cosa sotto il sole sta in verità nell'energia sottostante che la sostiene e non nella cosa che può essere toccata, vista e sentita. Lo stesso vale per i vostri corpi. All'inizio le vibrazioni di un corpo sano sono normali. Più tardi, a causa del deterioramento fisico e dei pensieri negativi, le vibrazioni iniziano a calare in misura tale che il tessuto si trasforma e subentra la malattia. Quando siete stanchi, esausti, le vostre vibrazioni nel vostro corpo calano un po' e non è più facile andare in giro. Dopo il riposo e il sonno, le vibrazioni si ristabiliscono e vi sentite in grado di continuare di nuovo le vostre attività quotidiane. Tutto quello che esiste è coscienza, che appare come materiali differenti nelle piante, negli animali, negli umani e nelle cose inanimate, quali gli elementi, le pietre, la terra e i metalli. Tutto quello che incontrate sono in realtà particelle elettriche che vibrano in una certa velocità, producendo determinate apparenze. Cambiate radicalmente le vibrazioni di una cosa e iniettate in essa una nuova coscienza e avrete un oggetto diverso. In questo modo, con l'uso potente della mia immaginazione visiva e della mia fede, io riuscivo ad attirare insieme le particelle elettriche per creare cibo. Quando visualizzate ciò che vi serve, credete, con tutto il cuore e con tutta la mente, che questo modello elettromagnetico attirerà a sé i componenti per renderlo reale nel mondo. Alla fine esso si manifesterà. Questa rivelazione è conosciuta da molto tempo, ma la rivelazione ancora più grande è stata trascurata. Fate attenzione a quello che potreste stare creando per voi stessi, quando non avete idea che lo state facendo. State attenti a quei pensieri con cui giudicate e criticate un altro essere umano e che possano danneggiarlo e possono ritornare a danneggiare anche voi. State attenti a quei momenti emotivi sconsiderati in cui augurate certe circostanze o certi eventi ad un altro. Pensieri distruttivi producono conseguenze distruttive. Avete scoperto che le cose vi vanno sempre storte? Esaminate i vostri atteggiamenti e i vostri pensieri riguardanti gli altri. Ricordate che l'elettricità invia il messaggio e il magnetismo lo riporta indietro, a volte con gli interessi. Ricordate che quando osservate le cose con grande disapprovazione o irritazione, state interferendo con le loro vibrazioni naturali, che le rendono ciò che sono. State attenti per timore che involontariamente non facciate crollare la vostra casa intorno a voi. State attenti quando contemplate il tempo. Non lamentatevi della pioggia dicendo che vorreste che smettesse. Potrebbe smettere più a lungo di quanto desiderate,
non lamentatevi del sole sperando che piova. Potrebbe arrivare un diluvio. Quando seguite la via di Cristo, la mia via, porterete ogni cosa che solleva dei problemi nel mondo alla coscienza divina, al Padre, e chiederete gli aggiustamenti o le cose necessarie che saranno perfettamente adatte a voi. In questo modo, il Padre, che è intimamente connesso con voi, dentro di voi e intorno a voi, risponderà con la giusta emissione di coscienza per aggiustare tutte le cose per voi.